Ciao e ben trovato. I viaggi si allungano. Oggi siamo arrivati fino in Molise, a San Felice del Molise, presso la cantina Claudio Cipressi Vignaiolo, per parlare di Tintilia. Un ringraziamento speciale vorrei farlo ad Angelo di Petacciato per avermi parlato di questa cantina. Questo è Podcast di Vino, un podcast che ti racconterà storie, curiosità e aneddoti sul mondo del vino, raccontati direttamente da enologi, cantinieri e produttori. Io sono Stefano e sono in missione di Vina per te. Allora, oggi siamo all'azienda agricola Claudio Cipressi Vignaiolo, perché fa di tutto qua in cantina, a San Felice del Molise, per parlare del vitigno della Tintilia. Io, facendo qualche ricerca da profano, ho letto che la Tintilia è stata portata qui in epoca borbonica. Diciamo prima informazione errata, nel senso che io mi sono imbattuto per caso in questo vitigno negli anni 90 perché dietro suggerimento di un agronomo, proprio nel discorso che facemmo quel giorno uscì fuori da lui una frase, sai, tempo addietro in Molise c'era la Tintilia. Questa cosa mi ha incuriosito inizialmente, ma è rimasta un po' lì per un po' di tempo. Successivamente, negli anni a seguire, mi sono così proprio per pura curiosità mi sono dedicato alla ricerca di questo vitigno. Sono riuscito a individuare due vigne, piccolissime vigne ancora d'alberello, coltivate da due signori oramai anziani, dove mi dissero qua c'è la Tintilia. Ma dico questo anche perché all'epoca io di viticoltura ne sapevo ben poco, quindi iniziato quasi per gioco questa cosa, cominciai a fare una selezione in queste vigne senza sapere realmente cosa cercavo, perché all'epoca di Tintilia non ne sapevamo nulla, quindi non sapevamo com'era il grappolo, non sapevamo com'era la foglia, la vite, una descrizione organolettica non ce l'avevamo, non sapevamo proprio assolutamente nulla. Le era piaciuto il nome, questa cosa un po' avventurosa? Mi è piaciuto il nome e il fatto che era un vitigno che si coltivava in Molise. Siccome all'epoca cercavo qualcosa che identificasse anche il territorio. Questo è durato dal 92 al 96, quindi in questi 4 anni ho fatto selezione in vigna, microvinificazione, finché ho recuperato dei tralci, delle marze, portate al vinaio a Ruscello, fatte rinnestare, e nel 98 ho impiantato le prime vigne. I problemi sono stati due. Il primo, quando all'epoca ho deciso di selezionare questa Tintilia. Come dicevo prima, non ne sapevo nulla, quindi ho potuto selezionare un vitigno che qualsiasi, non so che cosa ho deciso io che quello era Tintilia. Quindi quando leggiamo molte volte Tintilia, vino tinto, vino spagnolo, vino di origine borbonica e così via, sicuramente non era questo, perché in quegli scritti che qualcuno all'epoca, mentre faceva tutto questo lavoro, si è dedicato quindi a raccontare, si parlava di un vino portato in Molise per rafforzare i vini molisani, perché erano scarichi di colore. In effetti là si parla di vino tinto, vino che tinge molto, vino carico. Da questo Tintilia? No, da questo è quello che loro descrivono, perché per rafforzare il nome Tintilia, la Tintilia che noi oggi abbiamo è tutt'altro. È un vino scarico di colore, cioè perlomeno non io faccio sempre il raffronto con un Montepulciano, un colore meno intenso di un Montepulciano che vira velocemente verso il granato, che poi dopo il primo anno di affinamento vira verso con quest'unghia granata e se la contiene così per sé. Specialmente all'epoca che la viticoltura veniva fatta più che altro nell'interno del Molise, in zone un po' più alte, più umide, più fresche, aveva un colore ancora più scarico. E in effetti è stato portato quest'altro vitigno dato in dote quindi nell'epoca dei Borboni, per rafforzare la Tintilia, quindi non è la Tintilia, ma per rafforzare la Tintilia. Io penso che era tipo qualcosa tipo un'ancellotta che si usa normalmente per fare il rossissimo, e che nella costa campana troviamo il tintore, che è un vino molto carico che serve proprio a dare colore ai vini. Quindi
tutto quello che si è scritto, giusto, cioè diciamo questo, è stato giusto quello che hanno scritto, ma hanno sbagliato vitigno. Hanno sbagliato vitigno. Non parlavano di Tintiglia, ma di un altro vitigno che sicuramente è un tintore campano e non la Tintiglia. La Tintiglia, diciamo, io dico questo, origini incerte, non sappiamo le origini. Può essere un vitigno italico, può essere stato importato dai greci, dai romani, dagli slavi, perché questa è una zona dove sono arrivati gli slavi, o dagli albanesi addirittura, perché c'è anche un'altra comunità di albanesi, quindi origini incerte. Ma questo ormai sono passati secoli e non ci interessa più da dove è arrivato. Sicuramente non è arrivato dalla Spagna, anche se in alcune zone della Spagna, quindi anche sulle Canarie, troviamo un altro vitigno con un nome simile, ma completamente diverso come prodotto. Anche perché in Spagna di tinto è un vino rosso, quindi nulla di che. Quindi il nome Tintiglia. Il nome Tintiglia, anche là, deriva dal dialetto trasformato in italiano, ma completamente diverso, cioè nel senso che in dialetto molto gutturale, quindi stretto, si chiama Adandiglia, quindi completamente diverso da tinto, tintiglia. La cosa che dico molte volte, secondo me può essere, noi quando un bambino, una ragazza molto vivace, si diceva sempre nella forma dialettale: guarda quando è tendil sua io, sta ragazza, quindi significa guarda quando è vivace questa ragazza. E conoscendo ormai negli anni la Tintiglia, che ci trovo una certa somiglianza, perché qualcosa che può richiamare la cosa, perché la Tintiglia, avendo tanto zucchero, quindi anche difficile da fermentare, in effetti se non si ha conoscenza, molte volte rimane dolce, e all'epoca sicuramente rimaneva, non aggiungendo lieviti selezionati altri, sicuramente rimaneva un vino dolce. Cosa succedeva? Facevano il vino a settembre, ottobre, novembre, arrivava la primavera, con il caldo riprendeva la fermentazione e diventava vivace, quindi vino vivace, vino frizzante, mosso come un bambino vivace. E io penso che sia più o meno questa la spiegazione di quel nome dialettale che richiama questa cosa, però potrebbe essere anche diversamente, non lo sappiamo. Quindi diciamo, ecco, quindi superato questa parte che non conoscevamo, la Tintiglia, e quindi quello che oggi abbiamo è quello che io all'epoca mi sono inventato, che ho recuperato. Altra problematica l'ho avuto nel momento di impiantarlo, perché nel 98, quando ho impiantato le prime vigne, la Tintiglia, pur essendo un vitigno che si è coltivato per secoli in Molise, più o meno fino agli anni 50, poi nel dopoguerra è stato soppiantato da vitigni più produttivi, spostandosi sulla costa, ma quindi essendo un vitigno molisano, ma non era registrato sul registro vitivinicolo, quindi non era un vitigno autorizzato all'impianto in Molise. E a quel punto ho detto: ormai ho fatto tutto, ho preparato le barbatelle, ho preparato gli ettari evitati, cosa faccio? Sempre dietro consiglio di quest'agronomo, dice: vabbè, troviamo un altro modo per impiantarlo e poi vediamo cosa fare. In quel momento sul registro, uno dei vitigni autorizzati in Molise era il Bovale, che però nessuno aveva. Quindi io dice: ok, chiamiamo, visto che non sappiamo cos'è per il momento, chiamiamolo Bovale, impiantiamolo e poi facciamo i passi successivi. Così abbiamo fatto. Quindi impiantato come Bovale per superare questo ostacolo burocratico. Successivamente l'università, la regione si sono interessate a questo vitigno e nel 2001, cioè nel 2000 hanno fatto il DNA, la genetica del vitigno, nel 2001 la prima DOC. Quando leggiamo, ecco altra cosa, Tintiglia sinonimo di Bovale. Non era così, è solo perché è stato un escamotage per impiantarlo in quel momento. Ho avuto i campi Mario fino al 2006 e quindi tutta la viticoltura molisana che ha impiantato, tutte le aziende molisane che hanno impiantato Tintiglia sono partite dai miei campi. Dopodiché ormai Rauscedo stesso ha fatto i suoi campi Mario, quindi va avanti. La Tintiglia è un vitigno veramente per me eclettico e straordinario allo stesso tempo. È eclettico perché riusciamo a farci un po' di tutto, dai grandissimi vini rossi, stupendi rosati,
impazzito e dal 2016 ho iniziato a fare anche un metodo classico, sia in bianco che in rosé, che è veramente sbalorditivo. Ma difatti questo, curiosando prima Sì. di venire qua a fare quattro chiacchiere, ho visto che fa un metodo classico. Allora, vengo dal Trentino, Assolutamente. terra di metodi classici, di Trento Doc, e questa cosa mi incuriosiva tantissimo. Ma lei usa quindi anche sempre la tintiglia? Tintiglia 100%. Sono ancora prove, siamo ancora nella fase sperimentale perché, come dicevo, abbiamo iniziato nel 2016. Perché? Allora, io sono un amante di bolle. Guardando la tintiglia con le sue note speziate, con tutta l'acidità che ha, la longevità, i profumi e tutto, ma perché non provarci? Nel 2016 prima prova, che ancora non sbocchiamo perché abbiamo visto che, siccome comunque sono prove che man mano capiamo come lavorare, l'abbiamo raccolto un po' più, con più acidità, quindi ha tanta acidità, quindi attendiamo ancora un po'. Abbiamo sboccato la 2017 che è uscita un'annata fantastica, abbiamo un prodotto secondo me nulla da invidiare nei migliori champagne, quindi non voglio essere... No, ma ci mancherebbe. E così via nelle altre annate. In questi anni, dal 2016 al 2021, abbiamo provato come vinificarlo, dove raccogliere le uve, quindi l'epoca di vinificazione e quant'altro. Siamo pronti adesso dall'annata 2022 a metterlo veramente a regime perché abbiamo capito quali sono le caratteristiche. Sicuramente ogni annata dà un prodotto diverso, cambia il clima, l'umidità, le rese e quant'altro, ma in questi anni questi anni ci hanno permesso di capire quali sono Gli appezzamenti migliori, il periodo che migliore. acidità e tutto, e quindi da quest'anno pensiamo di poterlo produrre veramente a grandi livelli. E un'altra cosa che volevo dire, la tintiglia è un vitigno da lungo invecchiamento. Le nostre bottiglie che oggi in commercio partono da un'annata la più giovane, un 2016, ad arrivare a un 2018, una nostra annata, perché c'è una nostra etichetta, perché selezioniamo da un campo che ci porta un vino con più struttura, quindi non sono vini da bere giovani, assolutamente, sono grandi vini e molto leggeri. Allora, signor Cipressi, direi che possiamo brindare con questo Metodo classico di tintiglia, un Padosé 2017, Blanc de Noir. cin cin. Cin cin. Hai appena ascoltato Podcast di Vino, ideato, realizzato, mixato e qualsiasi altra cosa ti venga in mente da Stefano Bloise, che poi sarei io. Registrato in presa diretta sul posto. Grafica di copertina di Daniela Berti. Licenze musicali acquistate su Bito Music. Vieni a trovarci anche sui nostri social, Facebook e Instagram, per contenuti speciali e, perché no, per darci qualche suggerimento. Ti ricordo che puoi ascoltare anche tutte le puntate passate sul nostro sito www.podcastdivino.it. Ci sentiamo la settimana prossima e alla salute!